Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. La diastasi addominale è una situazione che colpisce circa il 30% delle donne dopo il parto, ma in realtà può colpire anche neonati e uomini. Questa patologia non ha conseguenze solo di tipo estetico, come la pancia che non torna come prima della gravidanza, ma può comportare anche una serie di problematiche di salute che vanno dai disturbi posturali a quelli digestivi. È quindi importante non sottovalutare il problema. In questo video capiamo cos'è la diastasi addominale, quali sono i pericoli che comporta, come riconoscerla e come curarla. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. A te non costa nulla, ma a noi è di grandissimo aiuto. La diastasi addominale è la separazione e il conseguente allontanamento dei muscoli retti addominali a causa della distensione e assottigliamento dei tendini che normalmente li tengono uniti. Possiamo immaginare i muscoli retti addominali come i lembi di un giubbino e i legamenti che li tengono uniti come la cerniera. Se il pancione cresce molto è normale che la cerniera si apra, ma poi se nel tempo di massimo un anno la cerniera non torna a chiudere si parla di diastasi addominale. Anche se più raramente questa situazione si può riscontrare negli uomini a seguito di un aumento di peso molto forte oppure in seguito a sforzi fisici eccessivi. Nei neonati invece la causa è da attribuirsi ad un incompleto sviluppo e la problematica può risolversi con la crescita. La causa della diastasi addominale post-parto è sicuramente da attribuirsi all'eccessivo stiramento che subiscono i legamenti della linea alba durante la gestazione, accompagnato anche all'assottigliamento del tessuto favorito dalle condizioni ormonali. Non è ancora ben chiaro però quali siano i reali fattori di rischio. Da alcuni studi emerge che c'è un maggiore rischio quando l'età della gestante è superiore ai 35 anni, in gravidanze gemellari oppure quando si ha un forte aumento di peso. Abbiamo visto che in un certo senso è normale che si abbia una separazione dei muscoli addominali durante la gravidanza e infatti si parla di diastasi fisiologica. La situazione tende poi a tornare alla normalità entro le 4-12 settimane dal parto. Se però entro i 12 mesi dal parto la separazione non ritorna entro i 2,5 cm di distanza, si parla di diastasi patologica. E il problema che ne deriva non è semplicemente quello di non avere subito la pancia piatta come le modelle o le influencer. Alla pancia gonfia e dalla forma strana, infatti, si associa tutta una serie di conseguenze sulla salute della donna dovute alla impossibilità da parte dei muscoli addominali di lavorare correttamente. In presenza di diastasi addominale, infatti, è frequente riscontrare sintomi come difficoltà respiratorie, difficoltà digestive, incontinenza urinaria, stipsi, sensazione di pesantezza nella zona del pavimento pelvico, alterazione della postura con dolore nella zona del bacino e alla zona lombare della schiena. Oltre a tutti questi sintomi che alterano in modo significativo la salute sia fisica che psicologica della donna, c'è anche il reale pericolo della formazione di ernie di vario tipo. Chiaramente la diagnosi di diastasi addominale spetta al medico che oltre alla visita della paziente può avvalersi di indagini strumentali come l'ecografia o in rari casi la TAC e la risonanza magnetica. Il problema però è che molte donne dal medico non ci vanno, convinte di non poter o non dover risolvere il problema. Diventa quindi importante capire come riconoscere di avere un problema di diastasi addominale. Si può fare un'autovalutazione semplicemente eseguendo due operazioni. Sdraiandosi a pancia in su e piegando le gambe si mettono le dita poco sopra l'ombelico. Se la mano affonda e se contraendo gli addominali questi circondano le dita, c'è buona probabilità di avere diastasi addominale. Oppure, sempre sdraiate a pancia in su e con le gambe piegate, si solleva la testa come a voler eseguire un esercizio di crunch, oppure si sollevano le gambe. Se al centro della pancia compare una protuberanza centrale, si avrà un sospetto di diastasi addominale. In entrambi i casi vale la pena effettuare una visita medica per valutare correttamente il da farsi. Nei casi più lievi il medico potrebbe prescrivere degli esercizi specifici, la perdita di peso o altri accorgimenti. Assolutamente vietato il fai da te, visto che la maggior parte degli esercizi che si eseguono per l'allenamento degli addominali sono sconsigliati in caso di diastasi addominali. Quando però la diastasi supera determinati limiti o sono già presenti delle ernie, l'unica soluzione possibile è l'intervento
intervento chirurgico che può essere eseguito con tecniche diverse che vengono scelte in funzione della situazione. In molte regioni l'intervento viene eseguito in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale e comunque non richiede lunghissimi tempi di degenza. Purtroppo però è possibile che si verifichino delle recidive, soprattutto se successivamente all'intervento si affrontano altre gravidanze, per cui è importante eseguire l'intervento solo quando non si ha più in programma di avere altri figli. Abbiamo visto cos'è la diastasi addominale, come si riconosce e come si interviene. Se hai domande o vuoi lasciare la tua testimonianza, scrivi un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.